Brembo 19 RCS corsa corta. La conosciamo già perché abbiamo avuto occasione di fare una piccola presa di contatto l'anno scorso sul circuito dell'Estoril, ma abbiamo pensato che un prodotto del genere, importantissimo per la casa di Bergamo, meritasse un approfondimento. Che cos'è la 19 RCS corsa corta? L'erede della gloriosa RCS, che nata nel 2007 ha introdotto per prima la possibilità di regolare l'interasse sui valori 18 e 20, in maniera tale da permettere di avere una frenata più pronta o più modulabile a seconda delle esigenze e degli impieghi. La RCS corsa corta arriva 10 anni dopo, nel 2017, e a questa regolazione ne introduce un'altra, ovvero la possibilità di regolare la corsa a vuoto su 3 valori predefiniti, normal, sport e race, e quindi introdurre un'ulteriore possibilità di personalizzazione della pompa. Che cosa cambia con la variazione della corsa a vuoto? Molto semplice, si va a variare il punto preciso in cui il comando della pompa inizia a funzionare, a mettere in pressione il circuito e di conseguenza a agire sull'impianto frenante, variando la modulabilità e la gestibilità del comando al manubrio, che alla fine è quello che determina il feeling del pilota durante la guida ed è il 90% di quello che è la capacità del pilota appunto di modulare, di gestire, di sentirsi in mano il freno anteriore. Per effettuare questo test abbiamo scelto una BMW HP4, un'ottima base di partenza per chi vuole partecipare a prove libere o cimentarsi anche nelle competizioni. Per mettere la pompa nelle condizioni di esprimersi al meglio delle sue potenzialità e per effettuare un confronto il più possibile ripetibile e corretto con un altro esemplare di cui vi parleremo fra poco, abbiamo adeguato quello che è l'impianto frenante di base della BMW HP4. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sostituito le tubazioni originali dell'impianto con delle unità in treccia aeronautica, abbiamo sostituito le pastiglie ospitate dalla pinza originale della BMW HP4, naturalmente Brembo, con delle Z04 in mescola adeguata all'ultimo componente sostituito, ovvero i dischi, unità in specifica Super Sport che vedete qua montati sul cerchio anteriore della BMW. Sempre in quest'ottica abbiamo pensato di calzare la nostra BMW HP4 con le Pirelli Diablo Superbike in mescola SC3, di cui avevamo già parlato qualche tempo fa. Sono un prodotto naturalmente appartenente alla famiglia Superbike, quindi slick, destinate esclusivamente all'uso in circuito, ma caratterizzate da una mescola che la casa milanese ha sviluppato sulla base dell'esperienza nel mondiale Superbike sì, ma anche nelle competizioni endurance, quindi in grado di garantire una prestazione estremamente elevata, ma soprattutto costante sull'arco di un elevato numero di giri e quindi di non far decadere la prestazione in un test piuttosto lungo come quello che noi vogliamo portarvi a far vedere, che possa permetterci di mettere a prova l'impianto frenante. Per questo nostro test abbiamo deciso di avvalerci della collaborazione di Alfio Tricomi. Ciao Alfio! Ciao. I nostri lettori lo conoscono già perché è il manico che abbiamo utilizzato come riferimento per fare i tempi nella nostra comparativa delle supersportive l'anno scorso alle Castellet. Alfio di mestiere sviluppa le gomme Pirelli e quindi ha il vantaggio di conoscere benissimo la moto, le gomme e questa pista su cui penso abbia fatto i solchi ormai. Sì, praticamente sì. Quindi abbiamo il pilotone, il giornalista quasi quasi, e alla fine avremo modo di mettere a confronto le nostre impressioni e le nostre prestazioni per darvi un giudizio ragionato sulla Brembo 19 RCS corsa corta. Il nostro test si svolgerà per fasi. In una prima fase, alternandoci io e Alfio, avremo modo di provare tutte e 3 le regolazioni di corsa a vuoto sulle 2 combinazioni di interasse, partendo dalla 20 con N, S e R, quindi partendo dalla modalità un pochino più modulabile, andando fino a quella più pronta, più racing. La stessa cosa la rifaremo poi con l'interasse 18, in maniera tale da farci un'idea complessiva del comportamento della pompa e maturare una nostra preferenza personale sulla quale poi dopo ci confronteremo. La seconda fase del test sarà la possibilità di fare un altro paio di giri, sempre con la 19 RCS corsa corta, con il nostro settaggio preferito e confrontarci un'altra volta su quelli che sono i risultati. Alla fine la chicca. Perché tutte queste belle considerazioni sono sicuramente eccellenti nel raccontarvi il comportamento della pompa, ma per essere proprio sicuri di valorizzarla al meglio abbiamo voluto metterla a confronto con il top di gamma della produzione Brembo, ovvero la stessa unità che viene impiegata nel mondiale Superbike e nella MotoGP, un'unità ricavata dal pieno, dal costo proibitivo per l'appassionato medio, che rappresenta il vertice, la punta di diamante di quelle che sono le prestazioni di un comando a manubrio.
Dopodiché capiremo qual è lo scarto prestazionale fra le due, ammesso che esista, e tireremo fuori qualche conclusione analizzando i dati, grazie all'acquisizione dati montata su questa moto, in maniera tale da darvi qualche elemento, qualche spunto di riflessione per farvi capire quale delle due vale la pena comprare per voi, per il vostro caso. Quindi Alfio, abbiamo provato, adesso per non influenzarci io conto fino a 3 e ognuno di noi dice la configurazione che gli è piaciuta di più. Perfetto. Ok? Allora, 1, 2, 3, 20 Sport. Così, lui fa il pilota. Dimmi perché ti è piaciuto di più la configurazione che hai scelto e cosa hai trovato nelle altre, perché ti è piaciuto di più. Sì, io ho rilevato un maggior bite con la regolazione racing e ho scelto come modulabilità l'Interasse 18. Sì, l'Interasse 18 era molto più modulabile e avevo molto più sensibilità nell'ingresso in freni tirati. Ok. E io invece, confermando il fatto che appunto lui fa il pilota e io faccio il giornalista e ci sarà un motivo, preferisco una sensazione alla leva, un feeling alla leva che permette a chi ha minor sensibilità forse con la mobilità delle dita di gestirsi un po' più in sicurezza che mi deriva dall'Interasse 20. E anche in questo caso la regolazione della corsa a vuoto preferisco la Sport, che mi sembra un compromesso un pochino più riuscito fra l'aggressività iniziale della Racing e la N, la Normal, che probabilmente ha una sua ragione d'essere su fondi magari infidi o perché no, nell'uso su strada, perché poi vedremo che questa pompa qua ha una sua ragione d'essere anche su moto di estrazione stradale e per l'uso su strada. E adesso, dopo esserci divertiti con la Brembo 19 RCS corsa corta, passiamo al pezzo da 90. La pompa ricavata dal pieno che viene utilizzata da Brembo in MotoGP e in Superbike, il non plus ultra che la categoria abbia da offrire. Così verifichiamo il comportamento di una pompa più accessibile e forse più facile da gestire per tanti con questa, che è la stessa che usano i campioni che vediamo correre tutte le domeniche sulle piste della Superbike e della MotoGP. Abbiamo sostituito quindi la 19 RCS corsa corta con l'unità ricavata dal pieno e abbiamo fatto la posizione della leva, molto importante, forse non tutti lo sanno, ma la posizione ideale è quella che porta il dito del pilota ad appoggiare esattamente sulla linea di curvatura della leva per ottenere la frenata più efficiente e più efficace. Ed è proprio questo che abbiamo utilizzato come misura per tutti i rilevamenti che andremo a farvi vedere e a commentare dopo in termini di escursione della leva. Ora passiamo quindi a presentarvi il risultato dell'acquisizione dati che conferma le sensazioni dei tester. In questo primo grafico evidenziamo la differenza delle corse a vuoto in relazione alla diversa mappatura della 19 RCS corsa corta, ovvero la corsa del pistoncino prima di generare pressione che è più corta nella posizione R per massimizzarsi nella posizione N e la mappatura S si pone evidentemente in posizione intermedia. Nel secondo grafico, mantenendo fisso il settaggio della corsa a vuoto, in questo caso sulla posizione R, notiamo come per generare una determinata pressione nel circuito frenante sia necessaria una corsa minore nella posizione con interasse
classe 20 e maggiore nella posizione 18, determinando quindi in questo modo un impianto più pronto con la taratura 20 oppure più modulabile con la 18. In questo terzo grafico vengono invece paragonate le curve di caratterizzazione della 19 RCS corsa corta settata in 18R e la pompa Brembo CNC utilizzata in MotoGP ed in Superbike. Si nota una sovrapposizione delle due curve con la corsa a vuoto della leva leggermente più contenuta sulla CNC con un valore dell'ordine di 1 mm e quindi del tutto trascurabile. L'ultimo grafico è rappresentativo della diversa attitudine dei due tester che hanno utilizzato la 19 RCS corsa corta, ovvero io e Alfio Tricomi. Il pilota, Alfio, ha quasi sempre sviluppato una pressione nel circuito di 9 bar in tutte le frenate e in tutte le configurazioni, mentre il giornalista, io, ho sviluppato una pressione di 7 bar, dimostrando, se ce ne fosse stato bisogno, che i piloti frenano più forte dei giornalisti. Un'altra interessante particolarità è la forza necessaria per azionare la leva ricavata attraverso un algoritmo. Impostando infatti l'interasse pompa su 18, creando quindi così una leva più favorevole, è necessaria meno forza per azionare la leva. Che cosa abbiamo imparato da questo test? Intanto che Alfio va molto più forte di me, ma questo lo sapevamo già. Quello che abbiamo visto dall'acquisizione dati su una moto perfettamente adeguata a provare le pompe, quindi con un impianto frenante, una ciclistica, una gommatura adeguata, ve lo ricordiamo, i dischi Supersport, le pastiglie Mescola Z04 e le Pirelli SC3 Diablo Superbike, che sostanzialmente fra questa pompa ricavata dal pieno, il vertice, il pinnacolo di quello che è l'attività racing di Brembo e l'RCS, la 19 corsa corta, non c'è praticamente nessuna differenza di prestazione. Alfio e io, mi permetto di dire, abbiamo riscontrato grosso modo lo stesso feeling alla leva, al feeling in frenata, rispetto alla taratura più sportiva, più spinta dell'RCS 19, ovvero quella con interasse 18 e corsa a vuoto regolata in racing. Esatto. Assolutamente. Tra l'altro, quello che, non per discolparmi, ma sinceramente Alfio qua sopra ci ha fatti i solchi e Pergusa è una pista molto particolare. Probabilmente mi verrebbe da dire che su una pista che conosco meglio, con una superficie un pochino più regolare, forse mi sarebbe venuta voglia di andare a spingermi verso tarature un pochino più aggressive, un po' più professionali, diciamo così. Però alla fine è questo il bello della 19 RCS corsa corta, perché potete adeguarla rispetto alle condizioni che cambiano, al tracciato su cui state girando e alla vostra capacità, al vostro senso di sicurezza che provate in quel momento. E perché no, usarla anche per strada, perché questa versatilità consentita dalle tre tarature della corsa a vuoto e dell'interasse vi consentono anche di configurarvela per l'uso stradale, per l'impiego che più ritenete opportuno. Quindi, cosa c'è da dire? Bravi a Brembo! Bravi a Brembo! Sì. Bravi a Brembo, perché se con un prodotto che tutti voi vi potete portare a casa con qualche centinaio di euro si riesce ad avere le prestazioni di questa pompa ricavata dal pieno, se non siete un pilota della MotoGP, ragazzi, è tanta roba al giorno d'oggi. Ciao! Ciao!